Il demone Amanda è tornato ad infestare i nostri incubi e finalmente, dopo tanto tempo, torniamo a Kensdale. Per sapere come stiano andando le cose a Riley, tuttavia dovremo aspettare ancora un po' e questa volta, invece, è il turno di Margaret, un'impiegata della biblioteca pubblica. Dopo aver trascorso una normalissima giornata di lavoro, Margaret ha deciso di trattenersi all'interno della biblioteca, probabilmente per sistemare il caos che dopo un po' inevitabilmente si accumula. Sul banco però c'è una lettera scritta dalla sua collega, Sophie. Tra i libri restituiti ha trovato una strana videocassetta che però non ha ancora avuto modo di guardare. Chiede quindi a Margaret di farlo, ma ovviamente non è così semplice. Sophie ha messo la cassetta in un armadietto protetto da una combinazione. È convinta che la collega se la ricordi, ma non è così. Aggiunge inoltre che qualcuno si è divertito a deturpare i libri prima di restituirli. Questa settimana è già il quinto che riceve in quello stato. Li aveva tenuti da parte, ma il nuovo ragazzo che lavora con noi li ha rimessi accidentalmente al loro posto. A Margaret viene quindi chiesto di ritrovarli aiutandosi con il registro delle entrate e delle uscite. Il lavoro a quanto pare è più lungo del previsto, poiché l'orologio segna la mezzanotte e la donna è ancora alle prese con il compito affidatole. Margaret va quindi alla ricerca dei volumi in questione e mano a mano che li ritrova si rende conto che su alcuni di essi sono state scritte delle iniziali e un numero. Non sappiamo chi sia stato, ma si tratta a tutti gli effetti di una serie di indizi per permetterle di ritrovare la combinazione dell'armadietto e con essa la cassetta. Libro dopo libro il quadro si fa più chiaro e quando con Margaret andiamo a raccoglierne uno nell'altra ala della biblioteca incontriamo nuovamente i due personaggi più amati dai bambini, Amanda e Wooly. Due disegni che li rappresentano sono lì sulle pareti della stanza a ricordare l'importanza della lettura. Wooly inoltre è la mascotte ufficiale proprio di quella biblioteca. La ricerca di Margaret procede, ma i forti rumori provenienti dai condotti che ogni tanto la distraggono rendono quell'edificio estremamente inquietante. Ritrovare il codice non è semplice, la donna deve tramite i registri recuperare le date di quando quei libri sono stati presi in prestito, ma una volta uniti i puntini riesce finalmente ad aprire l'armadietto e a recuperare la cassetta. Stando all'etichetta è un episodio di un vecchio show che aveva per protagonisti proprio Amanda e Wooly. Il titolo è Organizziamo un viaggio. Margaret si dirige alla sala di lettura dove grazie alla presenza di un televisore e di un videoregistratore riesce ad avviare la cassetta. Lo schermo viene immediatamente riempito dal logo di Amanda the Adventurer, la serie per bambini creata da Sam Colton che aveva per protagonista proprio Amanda, una bambina ispirata in tutto e per tutto alla figlia del creatore, Rebecca Colton. In questo episodio dello show però, a differenza degli altri, non appare Wooly, il fedele e onnipresente compagno della bambina. Lo show comincia e dopo aver salutato, Amanda dice di essere alle prese con l'organizzazione di un viaggio. Sulla parete ha appeso i disegni rappresentanti i luoghi che vorrebbe visitare e per farlo si servirà del suo magico treno comandato dalla sua bambola, Gretchen. La cassetta, già per quel poco che si è visto, è parecchio strana. Non sembra un episodio rifinito. Alcune parti sono state tagliate per subire una correzione, ma la parte da correggere non è mai stata rimossa. Si può sentire ad esempio Amanda dire che le piace passare la giornata a immaginare tutti i posti in cui sarebbe potuta andare, ma prima che possa finire di dirlo, la scena viene sostituita da Amanda che si corregge dicendo i posti in cui possiamo andare. C'è un'ovvia differenza tra le due frasi, in cui nella prima si parla al condizionale, come se ora Amanda fosse intrappolata e non potesse più viaggiare, mentre nella seconda questo problema non si pone e la bambina è libera di muoversi insieme a noi. Anche nel mondo dei bambini però viaggiare non è gratis. Amanda ha bisogno di soldi per far partire il suo treno magico. La bambina mostra a chi guarda i disegni fatti da lei con i posti che vorrebbe vedere. La stanza però è buia e prima di fare qualsiasi cosa bisogna accendere la luce. La scelta per illuminare è tra l'apertura di una tenda e l'accensione di una lampada. Quale che venga scelta non cambia effettivamente nulla. La stanza si illumina e Amanda può finalmente cominciare ad organizzare il suo viaggio. Il primo posto che vuole visitare la bambina è Parigi. Il prezzo per andarci è di 2 monete. Amanda mette quindi mano al suo salvadanaio, all'interno del quale trova 5 monete. Certo, visto il tipo di show, è strano che lei speri che lo spettatore le dica di rompere il salvadanaio piuttosto che togliergli il tappo. La sua è un'indole stranamente incline alla distruzione e poco adatta allo scopo educativo che dovrebbe avere la serie. Tolto questo però, Amanda può cominciare a contare le sue monete. L'inquadratura si sposta sulla sua mano che a differenza di quella umana è composta da 4 dita. Potremmo pensare ad una malformazione, se non fosse che poco dopo lei introduce nell'inquadratura l'altra mano per contare le monete necessarie al viaggio.
Anche questa mano è identica alla prima. Amanda ha quindi 2 mani uguali, composte da 4 dita, dalla forma oltretutto davvero strana. Ovviamente potrebbe essere una semplice scelta di chi ha prodotto lo show, del resto non è la prima volta che vediamo protagonisti di serie animate non rispettare i canoni classici che ci aspettiamo. Amanda quindi mette da parte i soldi per Parigi e ci parla del secondo luogo che vorrebbe visitare, un posto che le porta alla mente la sua amica Gretchen, la bambola dai capelli rossi che comanda il treno. Il luogo a cui si riferisce Amanda è l'isola delle bambole morte, in Messico. Il ticket per quel viaggio costa 3 monete, l'esatta quantità di soldi rimasta alla bambina. Proprio mentre ci sta pensando però, da sotto il divano spunta il muso di un opossum, che dopo essersi guardato intorno torna subito a nascondersi. Amanda ha percepito qualcosa di strano, ma pur accorgendosene non capisce effettivamente di cosa si tratti e torna alla pianificazione del suo viaggio. Ora però i soldi sono finiti e manca ancora un luogo da visitare. L'unico modo per guadagnarne è vendere qualche vecchio giocattolo. Le possibilità sono 3, ma 2 sono messi parecchio male e l'unico che sia possibile vendere è il gallo di gomma, Mr. Rooster. Amanda dice che quel giocattolo le è stato donato quando era triste e spaventata e che grazie a quel gallo è riuscita a stare meglio e a ridere un po'. Staccandoci un momento però da questo nuovo episodio che stiamo guardando, in Amanda the Adventurer abbiamo già visto un gallo con la sua gallina e i suoi pulcini. Amanda e Wooly, in un'altra puntata, si trovavano in una fattoria con diversi animali al suo interno, fra cui appunto quelli appena nominati. E dicendo alla bambina che il nome del gallo fosse Sam, Amanda si metteva sulla difensiva, chiedendo come lo spettatore facesse a saperlo. L'associazione è quindi anche in questo caso quella di un valore paterno. Mr. Rooster le è infatti stato donato quando lei era triste e spaventata per tirarla su di morale, esattamente come ciò che in una dimensione reale avrebbe fatto Sam Colton con Rebecca. Dopo averlo stretto a sé, Amanda lancia verso l'alto il giocattolo e al suo posto cadono 3 monete. Ne manca ancora una per poter partire verso Londra, ma fortunatamente ne trova una proprio tra le sue tasche. Proprio mentre sta esultando, però, l'opossum che abbiamo visto prima esce ancora una volta da sotto il divano e si avventa su Amanda. Vuole impossessarsi delle sue monete e l'unica persona che la può aiutare è chi sta guardando la cassetta, in questo caso Margaret e ovviamente noi. Grazie al nostro intervento l'opossum fugge senza riuscire a rubare alcuna moneta. Questo è un evento piuttosto strano, soprattutto per via del fatto che Amanda non abbia la minima idea di chi sia quel personaggio. Stando a quello che vediamo, si tratta a tutti gli effetti di un'irruzione non programmata e trattandosi di uno show registrato è piuttosto paradossale. I soldi di Amanda, tuttavia, sono salvi e la bambina può finalmente consegnare le monete a Gretchen e salire sul treno. Nonostante la sua fervida immaginazione, però, il viaggio non si rivela così magico come sperava e il divertimento non è poi così tanto. La cosa interessante, però, è il codice che appare a schermo prima della chiusura dello show, un codice che potrebbe indicare diverse cose, tra cui la sigla di una particolare videocassetta della serie da andare a cercare. Con questa incognita il filmato si conclude, lasciando Margaret nella più totale incognita. Le stranezze però non sono finite. Appena si allontana dal televisore, un pannello del soffitto cade e dal foro scende un lungo braccio nero. Forse l'impiegata non sa di cosa si tratti, ma noi quel braccio lo conosciamo. È quello del demone Amanda e fra le sue 4 dita estremamente simili a quelle che abbiamo visto sulle mani della bambina stringe una nuova videocassetta. Sull'etichetta di quest'ultima non si trova alcun simbolo ufficiale, ma qualcuno con un pennarello rosso l'ha riempita di scritte che recitano Watch Me, decorate poi con facce sorridenti. Inserendo questa nuova cassetta, Margaret assiste a una sorta di ciò che sembra essere un teaser di diversi episodi inframmezzati da momenti in cui Amanda parla sul lettino di una stanza la cui finestra è sbarrata. Tutto ciò che si vede però è quanto più di distante possa esserci da uno show per bambini. Amanda con una pala in mano parla di un giocattolo speciale sepolto lì, e poi la si vede dire parole incomprensibili mentre dall'alto guarda ciò che si trova nella fossa. Non è chiaro se quella fossa sia stata appena scavata o se sia da riempire, la cosa certa è che il punto di vista è quello del soggetto che vi si trova all'interno. Ancora una volta poi all'interno del video Amanda incontra l'opossum e anche in questo caso dimostra di non sapere chi sia. Chiede addirittura come abbia fatto ad introdursi all'interno dello show. La cassetta sembra concludersi con Amanda che chiede allo spettatore di cosa abbia paura, per poi mettersi a ridere. What are you afraid of? Ma prima che l'immagine scompaia del tutto, lasciando posto allo statico, per un attimo appare un frame in cui si vede un volto deformato nell'atto di urlare.
L'apparizione è talmente breve da non lasciare il tempo di capire di chi si tratti, ma anche osservando l'immagine ferma non si riesce ad associare la figura a qualcosa di già visto. Possiamo solo fare delle ipotesi, ma quel volto è talmente anonimo da non avere segni distintivi. Allo stesso tempo, ovviamente, potrebbe non avere nulla di umano ed essere una rappresentazione alternativa del demone che ben conosciamo. La cassetta qui si conclude effettivamente e non sappiamo che fine abbia fatto Margaret. Possiamo però supporre che non sia delle migliori, anche perché dal momento in cui riceve la seconda cassetta, la donna comincia a sentire un inquietante respiro alle proprie spalle. E in quell'edificio l'unico altro essere vivente è proprio il mostro che poco prima le ha consegnato la cassetta. Le stesse incognite restano anche quando cerchiamo di capire chi abbia consegnato la prima cassetta alla biblioteca. Sicuramente si trattava di qualcuno conscio delle origini e dei terribili segreti che si nascondono dietro quell'apparentemente innocuo show per bambini. Purtroppo ora possiamo solo aspettare di tornare a vestire i panni di Riley per scoprire dove la condurranno le sue ricerche. Ma allo stesso modo abbiamo la certezza che Amanda stia diventando sempre più pericolosa. Anche oggi vi ringraziamo per aver visto questo video. Se vi chiedete quali siano la storia e i segreti di Amanda fino ad oggi, qui trovate diversi video approfondimento. Dovessero piacervi, vi consigliamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Se invece anche questo video vi è piaciuto, vi chiediamo di lasciare un like e condividerlo. E noi ci vediamo alla prossima!